particolare la Rainbow Cake. Dato il nome ho deciso di dedicarla a Rainbow Dash di My Little Pony. Gli ingredienti di oggi sono 5 albumi d'uovo, 230 g di burro a pomata, 400 ml di latte, una bustina di lievito, 400 g di farina e 500 g di zucchero semolato, coloranti in gel dei colori dell'arcobaleno e una fialetta di vaniglia. Per la farcitura e le decorazioni invece ci servono 150 g di zucchero a velo, 500 ml di panna, 300 g di mascarpone, il disegno di Rainbow Dash, ghiaccia bianca e nera, pasta da zucchero bianca e nera. I beccucci devono essere misura 1 o 2. Occhio alla ricetta e cominciamo! In una ciotola mettiamo la farina setacciata, il lievito e un pizzico di sale. Mescoliamo tutto insieme e prendiamo un'altra ciotola. Nella ciotola più grande mettiamo il burro e mescoliamolo bene con lo zucchero, poco alla volta. Amalgamato bene con la spatola, usiamo le fruste elettriche fino a renderlo una crema spumosa. A questo punto aggiungiamo gli albumi un po' alla volta. Aggiungiamo la vaniglia A questo punto il nostro impasto è quasi pronto. Prima di aggiungere il mix di farina e lievito e quindi lasciarlo lievitare, preriscaldate il forno a 170 gradi ventilato e iniziamo a foderare le nostre teglie, che devono essere di 22 cm. Più ne avete in casa e meglio è. Foderate le teglie, uniamo il mix di farina, sale e lievito con l'impasto che abbiamo ottenuto e aggiungiamo il latte. Mettetele in maniera alternata in modo che la farina sia il primo ingrediente e il latte sia l'ultimo. Quindi cominciamo con la farina. Adesso che l'impasto per la torta è pronto, aiutiamoci con un mestolo e distribuiamolo in maniera uguale o circa in 6 ciotole. Ognuna di queste avrà un colore diverso. A questo punto dobbiamo essere rapidi. Usate il colorante in gel e mischiatelo nell'impasto per ottenere i colori dell'arcobaleno. Aiutatevi con uno stuzzicadenti o un cucchiaino. Una volta finito di colorare, versiamo gli impasti nelle teglie. Se avete 3 teglie a disposizione e quindi fate solo 2 infornate, potete lasciare gli altri fuori. Se invece infornate una teglia alla volta, mettete gli altri in frigo, altrimenti potrebbero avere dei problemi di irritazione poi nel forno. Le torte raffreddano, passiamo al Rainbow Dash. Successivamente faremo la farcitura. Prima però usiamo la pasta di zucchero in modo che abbia il tempo di asciugare e indurirsi. Per prima cosa ritagliate il disegno di Rainbow Dash per ottenere la sagoma. Se avete un disegno a colori è ancora meglio. Stendiamo la pasta nera. Usiamo la maizena per non farla appiccicare al mattarello.
e otteniamo una sfoglia non troppo sottile. Stendete la sfoglia fino a far entrare Rainbow Dash, perché dobbiamo ricavare la sagoma. Mi raccomando, fate attenzione alle dita. Potete aiutarvi eventualmente con questo strumento per creare prima un leggero contorno. Ottenuta la sagoma di Rainbow Dash, mettiamola da parte. Durante questa operazione usate un tappetino di silicone che fa staccare facilmente la pasta oppure la carta forno. Giratelo dal lato opposto. Per far asciugare più velocemente Rainbow Dash potete usare il CMC, che è una polverina che aiuta la pasta di zucchero ad asciugare più in fretta. Fatto ciò, lasciamo asciugare e passiamo a Rainbow Dash versione colore. Prendiamo delle piccole palline di bianco e coloriamole con i colori Rainbow Dash. Ovviamente la maggior parte del bianco sarà del colore della sua pelle. Prima realizzeremo tutto il corpo e poi sovrapporremo la criniera, il ciuffo e la coda. Dopo aver usato il colore nero, lavate le mani perché potrebbe finire sulla pasta bianca e farla diventare grigiastra. A questo punto aiutiamoci con gli stuzzicadenti e coloriamo la pasta. Finite di colorare le palline, stendiamo la pasta celeste per creare una sfoglia, stavolta più sottile. Da questo momento in poi dobbiamo dividere il disegno in sezioni che andremo di volta in volta a ritaccare. Quindi tagliamo il corpo e dividiamolo dalla criniera, dalla coda e dal ciuffo. Come fatto in precedenza, ritagliamo il corpo di Rainbow Dash. Stavolta lo andremo direttamente a posizionare nella sagoma nera. Se la pasta di zucchero non dovesse attaccarsi alla sagoma, potete usare della gelatina oppure qualche goccia d'acqua. Lasciate asciugare qualche minuto e posizionate sulla sagoma. Io preferisco lasciare questo bordino nero che lo rende più fumettoso, cartone animato. Eventualmente basta ritagliare la sagoma un po' più larga del vostro disegno per ottenerlo. Per la coda, il ciuffo e la criniera dobbiamo separare striscia per striscia e cercare di ricomporla esattamente allo stesso modo. Cominciamo con la coda. Fate le sfoglie di pasta e ritagliate quello che vi serve. La pasta in più ci servirà per realizzare un arcobaleno, quindi tenetela da parte. Per realizzare l'occhio lo stesso processo. Io però realizzo delle piccole incisioni per ricordarmi dove va messo. Stabilito dove va l'occhio, tagliamo la parte azzurra in più e inseriamo quella bianca. Coloriamo di fucsia l'iride, poi attacchiamo la pupilla e infine i riflessi bianchi. Con la ghiaccia invece realizziamo le ciglia. Ecco qua Rainbow Dash. Volendo possiamo realizzare anche il beauty mark con la ghiaccia bianca per realizzare la nuvoletta e piccoli pezzettini di colore per il fulmine. Per fare l'arcobaleno che andrà invece sulla torta, fate dei serpentelli con i colori che ci sono rimasti, uniteli e curvateli. Passiamo alla farcitura.
In una ciotola unite lo zucchero a velo e il mascarpone. E in una ciotola più grande montiamo la panna. Adesso uniamo il nostro mascarpone e zucchero con la panna, con movimenti molto delicati dal basso verso l'alto per non farla smontare. A questo punto passiamo alla farcitura. Prendete un vassoietto di cartoncino, cartone, quello che trovate, e poggiamo sopra i vari strati colorati di pan di Spagna. Mettiamo un leggerissimo strato di crema, il resto servirà per succare la torta e mettere sopra la pasta di zucchero. Prendiamo il primo strato con delicatezza. Io li ho messi in modo inverso, così che l'ultimo sia il viola e il primo in cima sia il rosso. Finito di stuccare la torta è quasi finalmente pronta. Vi consiglio di tenerla in frigo per qualche ora, così che la crema si possa rassodare. 10 minutini prima cominciate a stendere la pasta di zucchero per fare la copertura. Prendiamo il nostro panetto di pasta di zucchero e stendiamolo, cercando di utilizzare una grande circonferenza. Per non far appiccicare la pasta di zucchero al tappetino di silicone, cerata, quello che state usando, usate la maizena. Per coprire una torta dovete aiutarvi con un mattarello. Poggiatelo all'estremità della pasta di zucchero, arrotolate l'estremità, opla, una volta srotolata, delicatamente appoggiate la pasta sulla torta e allargate le pieghe. Una volta finite di coprire, con il coltello togliamo la pasta in più. Usiamo la gelatina per far attaccare la pasta di zucchero. La nostra rainbow cake è riuscita! Ammetto che l'arcobaleno doveva essere così e sia un po' afflosciato, però secondo me è carina lo stesso. Fateci sapere se vi è piaciuta la puntata, se avete provato a farla a casa e se vi è riuscita. E ricordate sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube, mettere mi piace al video e commentarlo. Ci trovate anche su Facebook.